Ciao ragazzi, bentornati su A Quiet Place per questo nuovo episodio. L'ultima volta ci eravamo lasciati qui sulla casa sul lago, nella casa sul lago. Allora, era un po' un flashback appunto del passato ed eravamo appunto qua e possiamo parlare senza grossi problemi perché tanto è il giorno 1, quindi qui è quando immagino è successo il disastro. Credo, così ad occhio. Ah, collezionabile trovato. Qua c'è un po' di musica. 2006, Scarlet Horizon. Non so se esista questa roba. Nel caso fatemi sapere se effettivamente esiste qualcosa del genere. Detto questo, una serie di vinili, giorni superficiali, notti profonde, il gattino strambo e le palle di pelo, cervelli sciacquati nel bourbon, tacchi alti, salsa Worcestershire e dolce confusione. Ah, ok. E beh, perché no? Perché non potrebbe? Alla fine jazz è un genere, come tutta la musica in realtà, è un genere per tutti. Holy shit. I can't believe you have this. It's my mom's. Do you have any idea how rare this is? You think I'd like it? If you like my music, you'll love theirs. They're like my biggest inspiration. Can I hear it? Will Laura mind if we play it? I meant your music. What? Come on. It's been a long time since I've heard you sing. You mean now, or? Why not? I mean, I just wasn't planning on it, and I haven't warmed up, or... Oh, screw it. All is quiet, all is calm, though the storm isn't gone. See the sun catch my breath. Oh, I know what comes next. For just a moment, I feel warm in the eye of the storm. Alex. Anyway, if you liked that, you're gonna love their stuff. It's so cool that you have it on vinyl. I want to show you something. Come on, Slowpoke, upstairs. So much for the bottle opener. Will you slow down? Do you want to give me another asthma attack? Allora, vabbè, questa è tipo una ricetta e poi alla fine lasciamo perdere. Vabbè, è durata molto questa idea della ricetta. Detto ciò, io un attimo che sto esplorando la grande caccia al gallo cedrone 2008-2009, insomma, prima era il cedrone, poi ai cervi, poi al coyote e poi caccia all'orso. Il collegio di medicina di Osik, in considerazione del soddisfacente completamento di tutti i requisiti da parte della facoltà, conferisce a Robert Edwards il titolo di dottore in medicina e chirurgia con tutti i diritti, privilegi e le responsabilità che ne derivano. A testimonianza di ciò, il sigillo societario e le firme autorizzate dal consiglio di fondazione sono qui apposti. Qui invece questa è Laura, Università di Fenson. Il consiglio di fondazione dell'Università di Fenson, su raccomandazione della facoltà, ha conferito a Laura Cater il master in gestione della fauna selvatica, con tutti i diritti, privilegi, vabbè, è sempre la solita roba. Hai capito? L'Ordine dei Medici americano assegna a Robert Edwards, dottore in medicina, il premio per i risultati scientifici 2010 per il suo lavoro pionieristico che ha ridisegnato il campo dei trapianti. Quindi insomma, famiglia sicuramente di tanta povertà. Vabbè, qua la ricchezza, ragazzi, mi sa che
È sopra ogni limite, visto i titoli che hanno. The hook ladder thing? You see it anywhere? I think it might be in my bedroom. Ma intendi quella? I'll get it. Oh, no, 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 no. This time, I'll run off. And who knows? I might even plan some incredibly stupid prank. Aspetta. God, I thought you were over that. Maybe I am, maybe I'm not. Allora, un attimo che... Copertina della rivista, mensile Il brivido della caccia. Il lato buono della caccia, intervista a Laura Edwards sull'impatto positivo della caccia. Che bontà, una ricetta esclusiva. Va bene. Vabbè. Ah, aspettate. Cacciare con uno scopo, un'intervista con Laura Edwards di Bradley Acevedo. È tutta una questione di equilibrio, afferma Laura. Ci sediamo per pranzo in una steakhouse scelta da lei, che appoggia la mano sul trofeo appena vinto all'annuale grande caccia all'orso. Nonostante sia la sua prima partecipazione, il concetto di morte sarebbe troppo difficile da sopportare se non ci fosse una nuova vita, e perché ci sia una nuova vita deve esserci la morte. Si china in avanti verso di me e mi fissa, probabilmente con la stessa intensità che riserva al mirino del suo fucile. Non caccio per piacere o per divertimento, caccio per mantenere l'equilibrio. Se un predatore diventasse troppo dominante, potrebbe portare a caos interi ecosistemi. Amo la natura, quando caccio proteggo ciò che amo, tutto qui. Nonostante l'intensità del suo sguardo, vado subito al sodo. Se non per divertimento, perché partecipare a una gara? Noto che le dita della signora Edwards quasi impercettibilmente stringono il suo trofeo mentre risponde. Non c'è niente di male nell'essere orgogliosi del proprio lavoro. E devo dire che sono d'accordo. Laura, che ha dedicato la sua carriera alla tutela della fauna selvatica e si batte regolarmente per la protezione degli ecosistemi naturali, è molto brava nel suo lavoro. Ogni anno la signora Edwards esamina le popolazioni di varie specie locali e caccia solo quelle in cui il numero cresce a un ritmo insostenibile. Mentre finiamo di mangiare, rivolgo alla signora Edwards un'ultima domanda. Se la natura raggiungesse un equilibrio perfetto, smetterebbe di cacciare? Lei sorride con consapevolezza mentre infilza l'ultimo boccone di bistecca con la forchetta e risponde: in natura l'equilibrio non è mai passivo ma attivo, è fatto di atti di violenza e di atti d'amore, momenti di tenerezza e momenti di disperazione. Affinché l'equilibrio sia mantenuto ci devono sempre essere cacciatori e prede. E con questo la signora Edwards finisce la sua bistecca. Babini. Allora, ci sono tanti posti in cui onestamente potremmo andare, Non per dire. Martin, ciao, scusa per la lettera che sembra inviata a caso, ma ti ho pensato molto, e che qualunque cosa io faccia o veda qui in Italia, penso, a Martin piacerebbe molto, ecco il motivo. Mamma e papà mi hanno portata a fare un giro in gondola. Ah, ok, sono a Venezia. All'inizio mi sono sentita molto strana perché sembravo il terzo incomodo a un appuntamento tra i miei genitori. Vomito. Poi ho iniziato a pensare a quella volta che siamo andati a pescare e tu mi hai fatto uno scherzo e io sono caduta in acqua. E quindi ho ideato la vendetta perfetta: spingerti giù dalla gondola a Venezia mentre i gondolieri di tutta l'Italia ti guardano. Ok, hai mai sentito parlare della trap italiana? No, è un tipo di musica che non avevo mai sentito, è dolce ma ha un ritmo da paura ed è triste, ma molto bella, penso che ti piacerebbe. Perché ci ha messo la trap? Cioè, vabbè, c'è molto altro che vorrei dirti, ma dovrà aspettare il mio ritorno e potresti ricevere un regalo, quindi vorrei sicuramente vedermi. Ora che andrò alle superiori sono proprio vecchia, potremo di nuovo vederci durante il pranzo, tu comunque rimani molto più vecchio. Quindi niente, mi sa che alla fine mi manchi un po', come dicono qui, arrivederci Alex. Ah ok, quindi questa è la nostra lettera che le abbiamo scritto, che siamo andati appunto in Italia. Questa è la scaletta, ma la prenderemo ovviamente dopo, perché insomma... Revenge of the Bloodsuckers 2 now. 50? 60? More like 120. Ok, no, dicevo, vorrei prima esplorare tutto quanto e poi insomma, posso prendere la chitarra? No, peccato, sarebbe stato molto figo.
Detto questo, pagina strappata, c'era un treno ma i suoi binari ben usurati non conducevano alla città, piena di luci brillanti e innumerevoli grattacieli. No, questo treno correva 24 ore su 24 per... Prima pagina, romanzo in corso d'opera, non per occhi indiscreti, si prega di non leggere, compreso tu Martin, Robert, seconda pagina, Nebbia spaziale, di Robert Edwards. Riusciva a immaginarlo in modo così vivido, il vagone del treno con il suo bel tappeto e i sedili imbottiti, le lanterne che ondeggiavano dolcemente come piccole ballerine perse nei loro pensieri, gli spessi finestrini di vetro che si affacciavano su un mare di stelle scintillanti sopra e sotto, un treno che viaggiava da un luogo qualunque a qualunque luogo. Ok, un forte bussare alla porta del bagno scosse Archer Hines dai suoi pensieri, costringendolo ad accettare che non si trovava affatto su un treno intergalattico, ma che da 3 minuti stava fissando il suo riflesso nello specchio del bagno del locale notturno. O erano 13, difficile dirlo. Ehi amico, sbrigati, gridò una voce mentre tempestava di pugni la porta. Archer non fu sorpreso dalle urla. Ogni volta che trovava un momento di pace sembrava che qualcuno si arrabbiasse. Perché era così difficile trovare un po' di silenzio? Archer non lo sapeva e sospettava che non lo avrebbe mai scoperto. Archer urlò di rimando tonno. Replicò la voce, ho mangiato il tonno. Archer trovava che la confusione fosse spesso il suo strumento più potente, questo momento non era diverso. La voce, con un tono al tempo stesso irritato e disgustato, borbottò tra sé e sé mentre si allontanava dalla porta del bagno. Archer tirò un sospiro di sollievo, fissò il suo riflesso nello specchio macchiato di impronte e sputi. Domani, mormorò, domani sarà diverso, se è proprio necessario farlo, meglio mentire a se stessi. Pagina strappata. La maggior parte dei treni trasporta i pendolari attraverso vaste campagne o in mezzo a grattacieli incombenti che fanno il solletico alle nuvole. Ma questo treno era diverso, era speciale e portava i suoi pendolari in una terra magica chiamata... non se sa. Allora... Stampato, vabbè sì, Robert. Mi scuso per averti mandato un'email del genere pur avendoti appena visto al lavoro, ma onestamente non ho trovato il coraggio di chiedertelo di persona, quindi ecco qua. Nonostante l'assicurazione e le cure di Giulia ci stanno prosciugando, sto mettendo quello che posso sulla carta di credito, ma questo coprirà solo una parte. Ecco perché speravo che tu potessi concedermi un prestito. Restituirò ogni centesimo ovviamente, e con gli interessi se vuoi. Non lo chiederei mai, ma se c'è una speranza di salvarla devo coglierla, devo farlo, spero che capirai. Il tuo amico Kenneth. Scritta a mano L. Quanto possiamo dare? R. Ok. Quindi insomma... Cos'è, oro? Sì, collezionabile oro. Ce lo pigliamo molto molto volentieri. 1 giugno 2020, signora Edwards, sebbene il mio cliente, il signor Rayleigh, apprezzi la vostra offerta di $250.000 per compensare le lesioni che le avete causato il 22 settembre 2018 nella foresta di Kinderskill, riteniamo che tale somma non tenga conto del grave trauma emotivo che il signor Rayleigh subisce quotidianamente dal giorno dell'incidente. Quando abbiamo pattuito un accordo extragiudiziale, la condizione era che voi risarciste il signor Rayleigh con una somma che non solo coprisse le spese mediche, ma che tenesse anche conto dei limiti imposti al suo stile di vita. A nome del mio cliente, le chiedo di inviare una nuova offerta entro i prossimi 30 giorni, altrimenti non avremo altra scelta che portare la questione in tribunale. Invierò lo stesso avviso al suo rappresentante legale, Diana Age. Cordiali saluti. Quindi insomma, mi sa che, come dire, è successo qualcosa mentre lei cacciava, ha preso per sbaglio magari una persona e questa persona è rimasta, diciamo, paralizzata probabilmente o robe del genere. Comunque, qua c'è una serie di libri, tutte sulla fauna, sulle foreste, resuscitare la madre terra, vabbè, comunque un po' di cose particolari. Ok, qua direi che abbiamo visto praticamente tutto. Non ci rimane che c'era un'ultima stanza. Era questa? Sì, era questa qui. Vabbè, questo è il bagno, la lavanderia, cos'è? È il bagno, però sembra più un ripostiglio. Vabbè, niente di fondamentale, devo dire. Pensavo ci fosse qualcosa di più. Va bene. Ok, sono pronto.
Prendiamo la scala. Il fatto che non si possa correre, mannaggia tutto. Cioè, ci allunga la strada, purtroppo. Vabbè, prendiamo la scala gancio. Vabbè, sì, quindi è un tutorial anche per il futuro, volendo, secondo me. Great. Just, La butto lì, poi magari mi sbaglio. Però qui non soffrivo di asma, cioè, nel senso... Vabbè, cioè quando siamo durante magari dove ci sono tipo i nemici che dobbiamo scappare, appunto, c'è il nemico che dobbiamo scappare, lei quando prende la scala, cioè già fa fatica, qui non potevo tenerla anche mezz'ora che non cambiava niente, non c'è sta dinamica, ecco. Ma va bene così. Man, there's so much crap up here. well, you know what they say. One man's crap is another man's final collection. Dipende, appunto. Ok, quindi questa è la soffitta. Tema: la felicità di Martin Edwards. La maestra ha chiesto alla classe di scrivere un tema su quello che ci rende felici a scuola, in modo da poterci pensare mentre ci prepariamo per la scuola media, e questo è il mio tema. La maestra Costello ha detto che avremmo dovuto scrivere di matematica, inglese o arte, ma quello che mi rende felice sono i miei amici, Alex e Austin. Stare seduto accanto a loro in aula, mangiare con loro a pranzo, giocare con loro a Space Invaders durante la ricreazione. È questo che mi rende felice e continuerà a rendermi felice anche alle medie, ed è per questo che il mio tema parla dei miei amici e non di matematica, fine. Beh, come è giusto che sia, insomma, dai. Lei è Laura, immagino. Così ad occhio, Poi, magari, per carità, potrei anche sbagliarmi. Un altro collezionabile, stavolta bronzo perché è abbastanza evidente. Quindi, collezione... Ma ne ha un altro, ma scusate, quello diceva che era raro, insomma. Ah, ma è rarissimo, ne ha due addirittura. Allora uno vendetelo, no? Whoa. How long have you had these? You like them? They're incredible. Which one's your favorite? Perché manca un fucile? Jesus. Oh, right. Just pretend they don't exist. Ah, è quello che abbiamo visto nel furgone. È vero, è vero. I know she likes to hunt, but this is What? a lot. I mean, she doesn't like hunting. She doesn't? She doesn't Se. I thought she worked in like wildlife management. Yeah, which sometimes means population control. Population control. If, you know, a species gets out of hand, she says it's the only way to, like, maintain balance. You hear that? What? Should have done more. There's nothing anyone could have done. I'm a doctor. What's the point if I can't save my own wife? The hell is that? Ah, ecco, questo è il collegamento che mancava su come è iniziato il tutto. Quindi nostra madre appunto aveva un problema perché insomma era all'ospedale, e infatti forse è nostro padre che ha chiesto il prestito alla famiglia di Martin per pagare le spese mediche della madre. Giorno 119, torniamo qui, che bello, quindi dovremmo stare un po' in silenzio, credo. Esatto, come vi avevo detto, dobbiamo stare, secondo me, un po' in silenzio, però ci sta questo alternare tra flashback e momenti del presente. Forza, un ultimo sforzo, ci sono quasi, la Guardia Nazionale è qui vicino, ma potrò fidarmi? Mi aiuteranno? Sempre a patto che possano aiutarmi. Con quelle creature a piede libero nessuno è al sicuro, non ho opzioni migliori.
Allora, raga, ci stanno anche le trappole. Ebbene sì, ci stanno anche le maledette trappole. Ottimo. Allora, onestamente mi sembra un pochino deserto questo posto, come se la Guardia Nazionale non avesse fatto una bella fine. Allora, la cosa mi puzza, deve essere successo qualcosa qui, il posto sembra deserto, ma ho visto una luce provenire da un bungalow. E se fosse una trappola di Laura magari? Dannazione, non posso ignorarla, devo controllare.
Ehi istruttori, sono così emozionata di conoscervi. Ora potreste pensare, ma Carrie mi ha conosciuto quando ho fatto il colloquio. Ed è vero, fino a un certo punto. Ho conosciuto che eravate prima che arrivaste al campo di avventura outdoor di Omar la Lontra. Ma credo davvero che chiunque passi per il mio campeggio diventi una persona diversa, una persona migliore. Come posso fare un'affermazione così audace? Semplice, tutto si riduce al metodo Lontra. L come la luce con cui illuminare le nostre vite, O come le ombre da lasciare fuori, N come la natura che adoriamo, T come il tatto con cui affrontiamo le cose ogni giorno, R come le risate, A come l'amore, ma che è tipo... cos'è? Tipo i soliti idioti, A come amore, tipo quella roba lì. Se accetterete davvero il metodo Lontra, vi prometto che scoprirete il vostro vero io. Inoltre, e faccio il capo solo per un secondo, il vostro compito è quello di promuovere il metodo Lontra a tutti i nostri campeggiatori. Essere un bambino di quest'epoca è terribilmente complicato. I social media consumano la vita dei nostri ragazzi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Nel campo avventura outdoor di Omar però non è così. Aiuterete i campeggiatori a entrare in contatto con la natura, forse per la prima volta. Ora, il primo passo per abbracciare il metodo Lontra sarà probabilmente più difficile. Dovete consegnare i vostri cellulari. Lo so, sembra estremo, ma quando arriveranno i campeggiatori dovete raccogliere i loro telefoni e sembrerebbe piuttosto ipocrita farlo con ancora il vostro in bella mostra. Beh, in effetti. Siete pregati di consegnare i telefoni presso l'edificio dell'amministrazione entro le ore 15. A presto, la nostra estate sarà sicuramente super. Sembra più che un campeggio, ma a me sembra tipo una di quelle, come si dice, quei culti un po' particolari, ma va bene. Istruttori, ho trovato una trappola per orsi vicino al campeggio. Sì, una trappola per orsi, per fortuna sono riuscita a farla scattare lanciandone contro una bottiglia. Ha fatto un rumore fortissimo, anzi è strano che non siate accorsi a vedere se stavo bene. Una trappola per orsi così vicino al campeggio è assolutamente inaccettabile. Dobbiamo mettere tutto in sicurezza prima che arrivino i campeggiatori. Forse non sono venuti a vedere se stavi bene perché forse gli stai antipatica. Potrebbe essere. Per un attimo sto pensando che forse è meglio che non ci sia nessuno in questo posto, perché se c'è questa io non è che sono molto felice, eh. Sono morti ogni singolo istruttore. Grazie a Dio i campeggiatori non sono ancora arrivati, ma Freddy, Billy, Jason, persino Carrie, tutti uccisi da cosa? So solo di essere in preda al panico, ma devo cercare di raggiungere qualcuno. Devo chiedere aiuto, solo Carrie conosceva il codice di quella stupida cassaforte con dentro tutti i nostri telefoni, quindi mi tocca andare alla stazione radio. Se non dovessi farcela, spero che qualcuno trovi questo biglietto. Se lo trovate, per favore dite ai miei genitori, Sid e Laurie Carpenter, che ho cercato di contattarli, ci ho provato, Gail. Vabbè, quindi sono tutti morti, è rimasto solamente uno. Carrie è morta e... vabbè ragazzi, che pazienza, cioè, d'altronde... vi ho detto che mi stava sulle palle, non è che posso dire ora che poverina, cioè... vabbè, ok.
Trappole per orsi. Ah, possono essere disinnescate, però fanno rumore e quindi cioè, è meglio sempre evitare. Allora, questa è una di quelle minchiate che onestamente non mi piacciono. Cioè, ci hanno fatto per forza buttare una bottiglia addosso a una trappola per orsi perché alle due estremità dove potevamo insomma andare su, salire, c'erano le due trappole. Ma una persona intelligente andrebbe nel mezzo così non andrebbe nelle trappole, cioè voglio far capire. Quindi ci hanno fatto portare il mostro qui giusto per dare un po' di ansia, capito? Non mi è piaciuta questa dinamica. Whitehall, rimanete qui. Io, Wesley e Madeleine ci dirigeremo rispettivamente a nord, a ovest e a sud, alla ricerca di altri sopravvissuti. Ci è stato riferito che sono stati avvistati dei civili all'ospedale, anche se tutti i tentativi di contatto radio sono stati ignorati. Forse nel panico hanno scollegato tutti i dispositivi elettronici? Mentre siamo via tenete aperte le comunicazioni via radio, usate discrezione nel comunicare ai sopravvissuti la nostra posizione. Siamo qui per aiutare, ma se ci ritroviamo a dover dare rifugio a moltissime persone è probabile che si ripeta quanto è successo al molo. Fate silenzio, restate al sicuro. Caporale Shibata. Ma c'è un tizio! Thank God. È nostro padre? Are you? I'm fine. Sì! Accident. Did Laura do that? Subito non l'avevo riconosciuto io. Everything happened so quickly. Did anyone else make it out? All that matters is that you're safe. Laura followed me. She's not well. Yeah. Well,
locking you up. I never thought. Alex, She knows about. your glove was ripped to shreds. Oh, that's okay. Oh, no, here, put these on. No thanks. Don't be silly. I'm not. That can't protect you. Stop it. Alex, I'm sorry. I just. I can't. He was my only. And he's gone. Because of it. when your mother passed, I couldn't see the point of anything. But when I look into your eyes, I know she's still here. What do we do? The group that was here left a while ago. They were in contact with someone through the radio. They wrote down the frequency, but the antenna's offline. Where is it? There, on the watchtower. Okay then. No, I'll go. You're injured. You're pregnant. Only one of us is walking like Tiny Tim. But Dad, I can't lose you two. I take this to help with the antenna. What? Now, I just remembered. Laura got me this for my birthday. I found these. I can direct you to the antenna. I can talk, but you need to... Stay quiet. I know. Okay, tap the mic. Once for yes, twice for no. Got it? Good. Be safe. You too. Ok, allora quindi adesso dobbiamo andare all'antenna in teoria. Per fare, aspetta. Dobbiamo seguire le sue istruzioni. E quali sarebbero? Non c'è scritto qua. No. Allora ragazzi, direi che ci fermiamo qua per il momento, così la prossima volta andiamo all'antenna, finiamo la missione, perché potrebbe appunto essere un po' lunghetta. E che dire, sono molto contento di portare questo gioco perché è bello, mi sta piacendo, devo dire che lo trovo particolarmente ispirato, questa dinamica del rimanere in silenzio, è molto bella. Quindi insomma vedremo un po' la prossima volta come andrà avanti la trama, come si evolverà. Io ragazzi vi ringrazio tanto a questo punto e ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao.